Ciao, salve a tutti e ben ritrovati. Il narcisista a Natale ti farà una sorpresa. Ti farà una sorpresa il narcisista a Natale? Beh, se sei ancora in relazione con lui, sicuramente un qualche tipo di sorpresa ti farà il narcisista. Il narcisista a Natale è un tema esclusivo a livello mondiale di diversi anni fa di Tu ed io, narcisismo e amore. Quindi anche per questo tema, come per migliaia di altri, Tu ed io ha fatto scuola, quando non si aveva idea di come il narcisista agisse, in particolare anche una festività come il Natale. Come sempre in Prima Mondiale ho trattato delle altre festività riguardo il modo di comportarsi di un narcisista. E attenzione ai copiatori seriali, perché va bene parlare di narcisismo, abuso narcisistico, sensibilizzare a questo tema, ma nel rispetto del lavoro altrui, perché come minimo va citato il lavoro intellettuale di altri, altrimenti è plagio quando non violazione del copyright. Sì, indubbiamente c'è molta ignoranza su questo. E poi ci sono i predatori di idee, come li chiama Giorgio Di Salvo. Il Natale è certamente una festa che ha un suo significato per un narcisista rispetto ad altre, ed è il motivo per cui ne ho parlato in primis e ho fatto notare proprio la particolarità di questa festività per un narcisista. Non tanto perché un narcisista non sia credente, come qualcuno dice, naturalmente da chi evidentemente è credente e concepisce quindi un credente come brutto e cattivo e quindi narcisista, perché il brutto e cattivo a quanto pare deve essere sempre un narcisista. Ma il riduzionismo porta a questi abbagli, visto che poi vediamo bene come ci siano anche ecclesiastici che hanno di fatto personalità narcisistiche, per non dire sociopatiche. Pensiamo infatti a certi casi di cronaca nera, anche molto noti e discussi, che hanno visto implicati certi prelati, perché nessuno si salva dai mali umani, proprio nessuno. Il fatto è che il Natale rappresenta più di altre feste la famiglia, la grande famiglia. Rappresenta quindi una festa per antonomasia e di conseguenza il narcisista saprà mostrarsi al di sopra e superiore, nonché il deus ex machina della situazione. Però non è detto, perché, come già spiegavo altrove, se il narcisista è nella sua fase del love bombing, di mostrarsi squisito, collaborativo, presente e magari anche farti un bel dono, questo sì, se lui si trovi appunto in quella magnifica fase in cui deve conquistarti o portare a termine la sua conquista in amore. Non così se sarà invece in fase che io chiamo di stallo o di passaggio, oppure quella svalutativa, perché in tal caso il narcisista al più ti farà un dono ridicolo e appositamente ridicolo, oppure non te lo farà per niente, oltre in certi casi magari a disertare alla festa, oppure se vi parteciperà non mostrarsi affatto partecipativo, in certi casi anche dimostrarsi litigioso e provocatorio. Se invece hai rotto con lui, può anche essere che a distanza di tempo colga l'occasione per farsi vivo proprio a Natale o in concomitanza con il Natale, con un messaggio, con una telefonata. Ma tieni presente che se il narcisista segue questi video, e ormai sempre più narcisisti li seguono, parlavo tempo addietro del narcisista del terzo tipo, edotto su questi temi, che proprio per questo non vorrà darti la soddisfazione di farsi vivo con un messaggio di auguri, come se questo potesse sventare la possibilità di essere inquadrato come narcisista. Ci vuole ben altro che questo per stabilire che qualcuno è un narcisista, ma semmai questa potrebbe essere una riprova, un possibile indizio o una caratteristica tra molte altre. Ma questo non toglie che un ex che non sia narcisista non debbano farsi vivo con degli auguri a Natale o a Capodanno. Non esistono solo relazioni tossiche, ci sono anche relazioni che a un certo punto vanno in crisi, ma che possono poi ricostituirsi, ritrovando magari anche vigore, un equilibrio anche soddisfacente, fatto di affetto autentico e costruttività. Quindi non è detto che un ex non debba rifarsi vivo a Natale con magari degli auguri, cercando magari anche di ristabilire un qualche rapporto, che sia anche solo di amicizia, perché non è da escludere.
Non è che per forza abbiamo sempre a che fare in questi casi con dei narcisisti. Certo è che è una modalità che spesso un narcisista adotta, sfrutta queste occasioni magari per tastare il terreno, anche se, come dicevo, il narcisista che magari segue questi video, insomma, ci penserà un po' sopra prima di farlo e magari aspetterà che le feste passino per eventualmente rifarsi vivo. Detto questo, io ti auguro già fin da oggi tanti auguri di buone feste, buona vigilia di Natale, trascorri quanto più serenamente questo Natale, senza manipolatori se possibile, accanto a te. Tanti auguri di buon Natale fin d'ora, ma ci sentiamo comunque presto per altri rinnovati auguri. Intanto buona vigilia di Natale. Trascorrilo bene, mi raccomando, e nel modo più sereno possibile, con un senso di calore dentro di te. Tanti auguri e un abbraccio forte. A presto, ciao, ciao, ciao.